Oggi parliamo di motivazione e senza che sto troppo a descrivere tecnicamente chi sono, vi voglio raccontare perché ho scelto di fare questo lavoro. La curiosità. Ho iniziato a chiedermi da piccolino perché alcune persone riuscivano a fare determinate cose e altre no. C'è un segreto, c'è una strategia. Quindi io oggi vorrei condividere un pochino con voi quelle che sono state le mie ricerche, i miei studi. Le persone per avere successo, qualsiasi cosa esse facciano, devono seguire quindi una ricetta. Questa ricetta ci velocizza, altrimenti andremo avanti per prova ed errore. Quello che vogliamo fare è proprio evitare di perdere tempo. Io amo parlare di motivazione con il modello AEM, che è una cosa che ho scoperto e assemblato intorno al 2012. È un modello che unisce varie tematiche. Cioè a un certo punto io mi sono chiesto ma come faccio ad unire il mondo lavorativo al mondo personale? Come faccio a lavorare su qualcosa che sia di sviluppo personale che però vada comunque a dare un impatto saliente anche sul lavoro? Non c'è la differenza tra vita privata e lavoro. Passiamo 8 ore a dormire, 8 ore a lavorare, in realtà di più, e 8 ore a vivere. Allora io ho voluto creare qualcosa che desse l'opportunità di acquisire strumenti nel lavoro da portare nella vita privata e viceversa, perché questo aumenta la potenza dell'impatto delle cose che si fanno. Il primo livello del modello AEM significa ambiente, emozioni e mente. L'ambiente ha due tipi di input, c'è un ambiente interno e un ambiente esterno. Questi due ambienti influiscono sulla nostra emotività e sulla nostra mente. Secondo voi la motivazione da cosa nasce? Una alla volta. Allora, la motivazione in realtà nasce da entrambi gli ambienti, sia quello interno che quello esterno. Facciamo un esempio di motivazione interna, vi viene in mente qualcosa? Mi aiutate oggi a fare un po' lezione? Cosa succede proprio dentro di noi? Le emozioni. Prima delle emozioni, cosa c'è? Benissimo, stiamo facendo il percorso a ritroso. Prima dell'emozione che scatena, quindi cos'è che scatena l'emozione? Cosa c'è prima? Un'aspettativa, ok. E prima ancora dell'aspettativa? Un desiderio. Bene. Prima ancora? Un input. Ok, proviamo a dire qualche altra cosa, è verissimo. C'è qualcosa che l'origina. L'atteggiamento, allora ve lo dico io, è una rappresentazione interna. Cioè io riesco a motivarmi a seconda di come gestisco le mie rappresentazioni interne. Cos'è una rappresentazione interna? Esempio banale. Mi lascia la fidanzata e dico, Dio mi ha lasciato, non troverò più un'altra donna, resterò solo tutta la vita. È uno scenario abbastanza apocalittico. È una mia rappresentazione interna. Cosa succede se la cambio questa rappresentazione interna, magari dicendo ok, mi ha lasciato la donna, sono libero di godermi un po' di tempo per me, per dedicarmi a delle cose che amo. Che differenza c'è tra le due rappresentazioni interne? Una è negativa e una è positiva. Quindi io mi motivo e mi potenzio da solo, mi butto giù o mi tiro su in base a come penso. Allora, questo è un segreto fondamentale da poter gestire. Uno, per iniziare a lavorare meglio e due, per gestire i problemi della vita privata in modo più funzionale. Applicare questo tipo di dinamiche quotidianamente significa davvero fare un salto in avanti.